Riassunti di Mr. Wrong, lezioni d'amore che coprono tutta la puntata turca numero 3. Ozgur ed Ezgi hanno litigato e quindi annullato il loro reciproco accordo. Ozgur si reca al ristorante e dice all'amico cuoco che ormai è rassegnato a dire la verità alla madre. In quel momento arriva Ezgi, che è stata assunta come addetta alle pubbliche relazioni proprio da Ozan, per far colpo su Deniz, l'amica avvocato di Ezgi. Entrambi sono sorpresi nell'apprendere i rispettivi ruoli e iniziano subito a bisticciare, con Ozgur che la accusa di perseguitarlo e di essere inaffidabile. Ezgi controbatte e si arrabbia talmente tanto da rinunciare al lavoro ed andarsene. Ezgi si reca in ospedale per incontrare l'amica Kansu, ma quando vede Serdar entrare nel suo ambulatorio decide di aspettarlo lì fuori. Ma poco dopo lo vede uscire con il suo ex Sonar e la sua fidanzata. Ezgi non vuole incontrarli, per cui scappa, ma nella fretta cade rovinosamente sul pavimento e viene soccorsa da Sedar che la porta nel suo studio e qui, dopo aver visto che sta bene, la invita ad uscire il venerdì successivo. Lei, felice, accetta. Poi al bar incontra Kansu, mentre Ezgi le racconta l'accaduto arrivano Sonar con la fidanzata che è visibilmente incinta. Ezgi rimane scioccata e si sfoga raccontando del dolore provato dall'essere stata abbandonata e nel vedere come lui l'abbia subito sostituita con un'altra e nel rendersi conto di essersi innamorata di uno sconosciuto. Kansu le dice di aver provato quel tipo di dolore e che con il tempo le ferite guariranno e che lei e Deniz le saranno sempre vicine. Nel frattempo Zan si reca in palestra per incontrare Ozgur e convincerlo ad assumere Ezgi. Poi, di fronte alla reazione indispettita ed esagerata dell'amico, gli dice che probabilmente Ezgi gli piace e che ha paura di innamorarsene. In serata Ezgi chiama Sonar e gli chiede perché non ha scelto lei. Lui le risponde che lui la vede come una madre e che invece vuole una moglie. Ezgi è molto addolorata per la risposta e per il suo amore sprecato. Allora si ubriaca e poi si reca da Ozgur. Lui non c'è e lei si addormenta davanti alla sua porta, fino a quando Ozgur arriva in compagnia di un'ennesima ragazza, ma vedendo Ezgi che ha bisogno di aiuto, la manda via. Dopo diversi bisticci e schermaglie, Ezgi vomita davanti alla sua porta, al che Ozgur la fa entrare a casa sua. Qui le misura la febbre e le dà una pastiglia e lei si addormenta nel suo letto. Ozgur chiama il portiere per far pulire davanti alla sua porta e lui acconsente in cambio di un appuntamento con Ezgi. Il mattino seguente Ezgi viene svegliata da una telefonata di Kansu che ha perso le chiavi di casa e deve rientrare con Deniz. Ezgi, non ricordando nulla della serata precedente, è sorpresa di trovarsi nel letto di Ozgur e dopo averci bisticciato riesce ad entrare a casa dal terrazzo e ad aprire alle amiche. Le amiche, vedendola indossare una maglietta da uomo che le aveva dato Ozgur, si insospettiscono e le chiedono se è un ragazzo che tiene nascosto, ma Ezgi nega e Kansu conclude che è sicuramente di Sonar, che lei l'ha indossata per nostalgia. Allora Deniz la obbliga a bruciare tutti i ricordi che ha di Sonar per poi essere pronta ad una nuova storia. Più tardi la ragazza va da Ozgur e gli chiede scusa per avergli rovinato la serata e gli dice che le sue amiche hanno paura che possa uscire con lui, al che lui le conferma che non è tipo da avere una relazione. Poi Ezgi si scusa per aver rotto il patto del matrimonio e gli dice che lo accompagnerà se lui è d'accordo. Ozgur, felice di aver risolto il problema, accetta, a patto che lei non beva. Poi aggiunge che gli va bene se lei inizia a lavorare per il suo ristorante. Quindi Ezgi rinvia l'appuntamento con Serdar. Intanto Kansu è a cena a casa di Levent e gli chiede se ha parlato alla figlia di loro, ma lui in grande difficoltà inventa un ennesimo impedimento, ma la rassicura che lo farà al più presto. Poi, mentre hanno un momento romantico, arriva Zeynep e Kansu deve andarsene subito. Tornata a casa, annuncia che forse questa volta Levent parlerà con la figlia della loro storia. Ezgi invece non vuole dirle che parte con Ozgur, che le sue amiche considerano l'uomo sbagliato, e allora inventa che va a trovare la madre.
Deniz si reca al ristorante per consegnare ad Ozan un documento che deve firmare. Lui, eccitatissimo, cerca di intavolare una conversazione e la invita a bere qualcosa, ma lei si comporta in modo distaccato e professionale, lasciandolo molto deluso. Il mattino seguente, Osgur ed Ezgi partono presto, dovendo affrontare un viaggio di ben 8 ore. Dentro la macchina iniziano subito a bisticciare e a stuzzicarsi, tanto che Ezgi alla fine preferisce addormentarsi. Osgur si ferma per fare una pausa davanti a un ristorante. La ragazza si sveglia e subito realizza che è quello della madre. Cerca di scappare, ma lei l'ha già vista. La accoglie felice di vederla e soprattutto è felice perché la vede in compagnia di quello che lei crede essere il dottore. Fa un'ottima accoglienza a Osgur, che capisce che la madre lo ha scambiato con Serdar e che pensa che loro siano una coppia e si presta al gioco. Mentre pranzano, la madre di Ezgi gli dice se lo ha visto in qualche rivista ed Ezgi, accorgendosi che lì vicino c'è proprio la rivista incriminata con l'intervista al signor sbagliato, riesce a farla sparire con un sotterfugio. Osgur poi, senza volerlo, dice che si stanno recando al matrimonio della sorella. La madre di Ezgi è molto contenta, credendo nella serietà della loro relazione. Mentre la madre di Osgur è eccitata perché il figlio per la prima volta arriva con una ragazza. Ezgi è molto ansiosa di conoscere la famiglia di Osgur, ma lui le dice di essere se stessa così che la madre si convinca che è meglio che lui resti single. Una volta arrivati, Ezgi fa un'ottima impressione alla madre di Osgur e alla sorella, e mentre stanno chiacchierando arriva anche una parente pettegola che è talmente invadente da indurre Osgur a inventare una scusa e andare via con Ezgi. Intanto Kansu non riesce a contattare Ezgi, per cui telefona alla zia, la madre di Ezgi, che le dice che sua figlia è andata via con il suo ragazzo, il dottore, per recarsi al matrimonio della sorella di lui. Kansu è sorpresa perché vede Serdar in ospedale, per cui riferisce tutto a Deniz. Ozgur ha portato Ezgi sulla sua barca per rilassarsi e concordare le risposte da dare all'invadente zia. Naturalmente non sono d'accordo sulla storia da inventare, bisticciano, ma poi finiscono per raccontarsi la loro vita e conoscersi meglio. Ezgi gli chiede in seguito a quale trauma è diventato il signor sbagliato, ma lui le risponde di non essersi mai innamorato e di amare la libertà, al che lei gli dice che invece sfugge alle responsabilità. Poi lui le fa guidare la barca e mentre hanno un momento di avvicinamento, lui la trascina in acqua con i vestiti e mentre fanno il bagno e scherzano, si avvicinano e stanno per baciarsi. Così si chiude la terza puntata turca di Mr. Wrong Lezioni d'amore.